I connettori o connettivi sono parole o frasi che permettono di collegare parti del discorso e se li conosci potrai creare delle frasi più complesse e articolate. Oggi in concreto ci concentreremo su 3 tipi di connettivi. Cominceremo con i connettivi concessivi. Non ti spaventare, le parole sembrano difficili, ma in realtà il significato è semplice. Servono per indicare un contrasto. Poi vedremo i connettivi eccettuativi e limitativi. In questo caso servono per indicare appunto un'eccezione o una limitazione a ciò che diciamo e infine vedremo i connettivi conclusivi, non mi veniva la parola, cioè che servono per introdurre una conclusione o per indicare un risultato. Credimi, sembra complicato ma non lo è e te lo dimostrerò. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente e oggi ti aiuterò a comprendere un po' meglio che cosa sono i connettivi. Cominciamo dai connettivi concessivi. Abbiamo detto che servono per indicare contrasto e infatti, nonostante ci sia un'opposizione, nonostante ci sia un ostacolo, l'idea principale che vogliamo esprimere rimane valida. In sostanza ci aiutano a dire una cosa del tipo: anche se c'è questo problema, la mia affermazione è sempre valida. Ecco i connettivi concessivi più importanti. Anche se, neanche se, nonostante, attenzione, dobbiamo usare il congiuntivo, malgrado, sempre più congiuntivo, sebbene, sempre congiuntivo, e benché, anche in questo caso sempre seguito dal congiuntivo. Vediamo insieme alcuni esempi. Anche se ci conosciamo da tanto tempo, non sono mai stata a casa sua. Non vorrei una motocicletta, neanche se me la regalassero. Nonostante la stanchezza, continuerò a lavorare. Malgrado abbia avuto problemi, ha finito il lavoro. Sebbene non parli bene l'italiano, si fa capire. Benché non fosse d'accordo, accettò quella decisione. Ti andrebbe di conoscere i 100 verbi più frequenti in italiano? Quelli che noi italiani usiamo tutti i giorni? Ebbene, puoi scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link qui sotto in descrizione. Passiamo ora ai connettivi eccettuativi e limitativi, che servono proprio per indicare un'eccezione oppure un limite. Sostanzialmente i connettivi eccettuativi servono per escludere qualcosa da ciò che stiamo dicendo e i connettivi limitativi servono per restringere, per limitare l'ambito di ciò che stiamo affermando. Ma vediamo subito l'elenco dei connettivi più importanti. A meno che, nel caso che, salvo, fuorché, tranne, eccetto e senza che.
Ecco alcuni esempi. Non uscirò a meno che non smetta di piovere. Ti lascio le chiavi della macchina nel caso tu ne avessi bisogno. Possiamo procedere con il piano, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. Ha comprato tutto, fuorché il pane. Tutti hanno risposto, tranne Luca. Eccetto il direttore, tutti devono timbrare il cartellino. Ha lasciato la festa senza che nessuno se ne accorgesse. I connettivi conclusivi, come abbiamo detto, servono per introdurre una conclusione o per mostrare il risultato a cui si è giunti. Diciamo che usare questi connettivi è come avere un segnale che dice: basato su tutto ciò, la conclusione è eccetera. Vediamo ora i connettivi più importanti. Perciò, quindi, pertanto, dunque, insomma. Vediamo ora alcuni esempi. Ha dimenticato di impostare la sveglia, perciò è arrivato tardi al lavoro. È molto nuvoloso oggi, quindi potrebbe piovere. Non ha superato l'esame, pertanto dovrà ripeterlo. Non ci sono più biglietti disponibili, dunque non possiamo andare al concerto. L'affitto è alto, la cucina è scomoda, insomma, ci sono molti inconvenienti. E ora tocca a te. Ti chiedo di scrivere un esempio qui sotto. Puoi scegliere il connettivo o i connettivi che preferisci. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere pattini qui sotto. Oggi abbiamo parlato di 3 tipi di connettivi, ma ce ne sono degli altri. Se vuoi conoscere i connettivi esplicativi, causali o finali, allora il prossimo passo è quello di cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.